Bella Riders, benvenuti al vostro Mad Horse e ben ritrovati ad una nuova puntata di Cult Bikes. Questa volta parleremo della Ducati 999, una moto veramente competitiva e vincente che ebbe un compito difficilissimo, ossia sostituire la Ducati 998, erede della 996 e 916. Tutte moto concepite per correre nel mondiale Superbike e che ottennero numerosi successi, sia nelle gare singole che nelle vittorie finali per il titolo. E anche la 999 non fu da meno, dato che vinse 3 campionati mondiali piloti e 3 campionati costruttori tra il 2003 e il 2007. La prima apparizione della 999 nel mondiale Superbike risale alla stagione 2003, portata in pista dalla squadra ufficiale Ducati Fila, e nonostante fosse la stagione d'esordio per le nuove moto di Borgo Panigale, Neil Oxon e Ruben Chaus monopolizzarono il campionato. Il pilota inglese vince ben 13 gare, di cui 9 consecutive, aggiudicandosi il titolo piloti. Numerosi successi anche del compagno di squadra, che chiude secondo a fine stagione. Nel 2004 il team ufficiale decide di cambiare piloti e le nuove 999 F04 vengono affidate all'inglese James Toseland e al francese Régis Laconi. La stagione si rivela nuovamente trionfale e la Ducati si aggiudica il titolo piloti con Toseland e il titolo costruttori. Il 2005 è una stagione purtroppo in ombra ed è così che la rinnovata 999 F06 si ripropone ai vertici l'anno successivo con Troy Bayliss, che si aggiudica il suo secondo titolo mondiale in Superbike. L'ultimo anno di corse per la 999 è il 2007 e nonostante le 7 vittorie ottenute da Bayliss, il titolo piloti viene aggiudicato da Toseland su Honda, mentre il costruttori andrà per la prima volta nella storia della competizione a Yamaha. Ma analizziamo meglio questo modello. In tutta la storia della casa bolognese lo stile ha rappresentato sempre una parte fondamentale. La 999 venne mostrata al mondo all'EICMA 2002 e gli appassionati si divisero. Non c'era nemmeno un briciolo del passato in questa strana moto lunga e stretta. La 999 portava in sé una ciclistica classica per Ducati, ma profondamente evoluta, con la possibilità di regolare l'angolo del canotto di sterzo e di spostare la sella e il serbatoio avanti o indietro. Ci si poteva cucire la moto addosso e le prestazioni erano a livello delle aspettative, con una prima versione del testa stretta da 124 cavalli in configurazione standard e 140 cavalli nella esplosiva R, ed era anche leggera con i suoi 186 kg. Per tantissimi fu un vilipendio alla bandiera, altri invece notarono quanto questa moto fosse unica e curata. La piastra di sterzo era qualcosa di mai visto per forma e qualità, leggera e perfettamente rifinita. La strumentazione sviluppata in verticale era davvero bella e i tanto discussi paretti anteriori nascondevano sotto il cupolino un telaio di supporto in alluminio che sembrava un pezzo di design futuristico, ma anche altri dettagli come le pedane, le pompe freno e perfino il cavalletto erano qualcosa di altissimo livello nel panorama delle super sportive. E tra amore e odio, bellezza e bruttezza, la 999 diventò un grande classico, che venne purtroppo poco capita dal mercato e dopo un convincente inizio fece crollare le vendite nel giro di pochi mesi, in un periodo storico in cui le super sportive dominavano il mercato. A poco servirono le innumerevoli vittorie in Superbike, fu un duro colpo. Non a caso Bayliss dichiarerà che questa è la sua Ducati preferita. Ducati ha lavorato tanto per renderla competitiva, ha speso molto tempo e molto denaro, perché a quel tempo la cilindrata era uguale per tutti e limitata a 1000, quindi noi eravamo svantaggiati. Per battere i giapponesi come abbiamo fatto nel 2006 ci siamo impegnati tantissimo. La moto era una vera moto da corsa, con sensazioni da moto da corsa, in assoluto la mia preferita, senza nulla togliere alla 996 e alla 1098, con la quale ho vinto il primo e il terzo titolo. La moto che si ritrovò Bayliss per provare a riportare la vittoria a Borgo Panigale fu la seconda serie. Infatti la 999 venne rivista nel 2005 per risolvere qualche piccolo problema che ne frenava lo sviluppo in Superbike. Nuove teste, pistoni forgiati in alluminio, valvole maggiorate in titanio invece che in acciaio. Risultato: 150 cavalli a 9750 giri. La ciclistica non ha ricevuto aggiornamenti della stessa portata, ma c'è da dire che era già al top, con il meglio che le sospensioni Öhlins potevano offrire, cerchi marchesini forgiati, la forcella venne aggiornata con molle di fondo corsa al posto dei tamponi per migliorarne la capacità di copiare le asperità in accelerazione e profonde modifiche all'idraulica riportate anche sul mono. Questa moto ha una posizione di guida poco stancante, freni molto buoni e un motore trattabile. Quotazioni in rapida discesa, la 999 non ha lasciato il segno tra i ducatisti, ma questo permette ora di fare buoni affari. Ma attenzione ai costi di gestione elevati. Tra i punti deboli troviamo una linea che non ha mai convinto, troppo diversa dalla precedente e splendida 998 di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata. L'agilità non è il suo punto forte, come tutte le super sportive Ducati va guidata di forza e ne
i rapidi cambi di direzione è impacciata. Se volete aggiudicarvi una di queste moto, le quotazioni variano dai 3.000 ai 6.000 euro. Con una spesa contenuta otteniamo una moto con prestazioni di tutto rilievo. La 999 si può definire il brutto anatroccolo di Borgo Panigale, che ha rischiato di affossare il marchio irrimediabilmente in termini di vendite sul mercato, ma allo stesso tempo si può definire la moto più vincente di Borgo Panigale, dato che questa moto in 4 anni di competizione ha visto ben 3 piloti differenti laurearsi campioni del mondo. E poi, se dobbiamo proprio dirci tutto onestamente, anche esteticamente a me questa moto piace parecchio. Quindi gente, se avete qualcosa da aggiungere ricordatevi di commentare qua sotto, vediamo se tra di noi c'è qualche fortunato possessore di questo modello di moto, condividete il video con i vostri amici così mi aiutate a crescere sulla piattaforma, ricordatevi di iscrivervi per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video, un lampeggio dal vostro Medor!